E benvenuti in questo nuovo video. Sono arrivati altri 3 acquisti. Praticamente quest'estate è stata scoppiettante dal punto di vista del mercato. Se inizialmente era un po' fermo, circolavano tante voci, poi si è andati dritti al sodo perché comunque praticamente ogni voce che è circolata poi è diventata una notizia vera e propria di mercato e anzi sono diventati veri e propri acquisti. E gli ultimi di questi appunto sono 3. Sono 2 difensori e un centrocampista, giocatori tra l'altro di qualità. Adesso li andremo sicuramente ad approfondire un po' meglio, ma li andremo a approfondire in maniera un po' diversa dal solito, nel senso andiamo a approfondirli sicuramente tecnicamente, ma più in ottica di dove li collochiamo nella formazione titolare e appunto a questo proposito andiamo a questo punto, nel senso manca sempre meno l'inizio del campionato, per carità adesso abbiamo visto 2 amichevoli, ne manca ancora una, manca ancora la partita di Ferragosto di Coppa Italia contro il Modena, il primo incontro ufficiale, però insomma si può già incominciare anche vedendo proprio come sono stati schierati in amichevoli. Non vi dico la formazione titolare perché secondo me è presto e cambierà anche nel corso del campionato secondo me. Sarà un po' meno fissa Mh-mh. rispetto a quanto visto anche in Serie B perché i giocatori sono anche di più Eh e sì. infatti servirà a fare esuberi. Infatti il mercato è stato interessante in entrata, soprattutto perché in uscita, per Poca roba, ora poca roba, si è sì. fatto veramente poco. Quindi bisogna capire anche chi andrà effettivamente via. Sì, possiamo anche già immaginare, cioè facendo un po' la formazione abbiamo già un po' capito, anche dalle voci che circolano, per carità, chi potrebbe lasciare. E infatti, insomma, quando arriveremo a quella parte del video, la parte finale, lo diremo, approfondiremo questo aspetto qui. Però nel senso sono tanti e bisogna un attimo capire dove andranno anche Mh. collocati i nuovi acquisti, oltre a questi 3 anche quelli di prima, ma almeno già quelli che sono arrivati riusciamo a dire anche in base alle amichevoli provati da Sì. Stroppa, capiamo un po' dove potrebbero giocare. E andiamo a fare un po' una formazione titolare come se si giocasse domani, una formazione titolare alla lunga secondo noi e una rosa, cioè una formazione con praticamente ogni ruolo con tutti i suoi giocatori. Dopo sarà più facile la spiegazione vedendola voi stessi. Quindi partiamo direttamente dai 3 nuovi acquisti, perché comunque ho già parlato anche troppo per questa intro. Partiamo da Moreno, insomma, andiamo in ordine cronologico. Sì, è arrivato Mattias Moreno, un difensore centrale argentino, classe 2003, quindi ha 22 anni, è alto 1,93, è di piede destro e la scorsa stagione la Fiorentina l'ha ceduto in prestito al Eh sì, Levante in Liga. Ha totalizzato 29 presenze tra campionato e Coppa del Re per un totale di 2281 minuti. quindi ha giocato, insomma, Sì, parecchio. riportiamo il dato dei minuti perché comunque presenze, no, l'abbiamo anche già detto in altri video dove facciamo le analisi, insomma, conta molto il dato dei minuti, se no le presenze in sé Sì, per sé non valgono nulla se non esatto. si calcolano anche i minuti giocati. E ha giocato tanto comunque. È arrivato in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni che È presumibilmente sempre quella, sarà la salvezza, la ormai siamo salvezza. abituati. L'anno scorso era la Eh sì, promozione, quest'anno insomma è la salvezza, presumibilmente, o magari legato alle presenze, questo non possiamo dirlo perché non viene specificato, però tendenzialmente sono sempre quelle due un po' le robe, no? A livello di caratteristiche, qua andiamo velocemente, è un difensore sicuramente molto forte fisicamente perché proprio lo vedete subito anche semplicemente da un video skills, no? Tipici, ha proprio una bella struttura fisica. Bravo nel gioco aereo, soprattutto a vincere i duelli aerei ovviamente. Bello sì. aggressivo, l'ho visto, questo si vede molto anche dai video, bello aggressivo nell'uno contro uno, ci va bello deciso e può essere sia un bene che un male, calma, proprio scivolate, no? Dipende come lo fa coi tempi Ci va giusti. all'Argentina proprio, cioè ci sono proprio quei difensori, come dire, veraci, per dare un aggettivo. Garantisce tra l'altro, e qua arriviamo alla collocazione tattica, che dopo approfondiremo però meglio, ti garantisce una buona progressione palla in uscita, ovviamente essendo un difensore, ad accompagnare l'azione quindi. Gli piace proprio fare queste sgasate, no? In base a dove si trova. E proprio per questi motivi, insomma, siamo andati un attimo a approfondire come giocava il Levante per capire, no? Nel senso, lui è un destro, come hai detto tu, però al Levante in una difesa a 4, da quanto ho visto, è stato schierato non sempre, però spesso centrale ma sinistro.
pur essendo un destro, ripeto. E quindi a questo punto da noi mi è venuto il dubbio, ma non è che l'abbiam preso proprio per essere okay anche un braccetto destro, per carità lo sa fare, ma anche un braccetto sinistro? Perché comunque cioè diciamo braccetti destri o centrali per me ci siamo, Sì, no, più o meno. Braccetti sinistri, col problema che c'è con Sverko, di fatto abbiamo solo Franic eh, arruolabile in questo momento. Non vorrei che l'avessero preso proprio per essere un braccetto sinistro ed è cioè son quasi convinto di questo. Quindi da questo punto di vista qua, aspettate, ne riparliamo tra poco e andiamo subito al buon Som, centrocampista svizzero, classe 2001, 25 anni. Conosciamo anche lui, per fortuna lo riusciamo un po' a analizzare anche meglio un po' per tutti, nel senso perché già lo conosciamo, comunque ha sempre giocato in Serie A, 1,88 di altezza, piede destro, appunto come dicevo in Italia l'abbiamo visto parecchio perché ha giocato prima al Parma, poi Fiorentina e scorsa stagione era andato in prestito a gennaio al Bologna, quindi praticamente ha totalizzato tra campionato, Coppa Italia, Conference con la Fiorentina, Europa League col Bologna, 37 presenze, un gol e un assist in 1829 minuti, proprio vedi il sì, discorso, no? Lì 37 presenze, ma vuol però dire meno perché comunque ha meno minuti di Moreno che ha 28-29 presenze, no? sì. Conta molto questo aspetto, quindi non è sempre stato sicuramente un titolare Mh. fisso tra Fiorentina e Bologna l'anno scorso, quindi ha giocato in dei momenti un po' sì, un po' no. Stagione un po' così, insomma, anche vedendo i numeri semplicemente. Arriva in prestito con diritto di riscatto fissato in teoria a 10 milioni, no? Rispetto a quanto abbiamo letto, quindi un diritto bello, bello corposo, sicuramente, però magari vista così dici, vabbè, un Mh. prestito che c'è buono, insomma, un giocatore che c'è buono quest'anno, difficile riscattarlo a quelle cifre. Però metti caso faccia benissimo, quei 10 milioni magari diventano pochi. Questa è la nostra Eh, speranza più che altro, vuol dire che vero. avrà fatto veramente molto, molto bene, però sicuramente quei 10 milioni al momento li vedo un po' proibitivi come riscatto per le nostre tasche. Poi facesse un campionato devastante, Eh sì. saranno addirittura pochi, però speriamo che sia questa seconda opzione. Esatto, passiamo alle caratteristiche. È un giocatore con un'ottima fisicità Sì, e una buona progressione palla. Può essere il sostituto di, come ne abbiamo parlato a inizio estate, che di lo, Doumbia. che lo volevamo, no? Che lo Sì, ricercavamo un po'. esatto. È un giocatore che fa box to box alla Doumbia. Cioè, non so con la stessa efficacia, per Mh. questo non lo garantisco. Diciamo che le caratteristiche tendenzialmente dovrebbero essere quello, possiamo dire che gli si avvicina, ecco. Però deve migliorare nella zona di rifinitura negli ultimi metri e i numeri parlano chiaro, perché ha fatto un gol e un assist appunto, però accontentiamoci della sua progressione palla perché, Abbinata alla abbinata fisicità. sì, infatti alla sua struttura fisica può essere veramente molto più simile a Doumbia rispetto a tutti quelli che sono arrivati per ora. Sì, a centrocampo. Cioè, Sì, diciamo che questa fisicità abbinata a una progressione palla di un certo tipo, per me è la sua qualità più importante ed è l'aspetto, da considerare principale ed è il motivo secondo me per cui siamo andati a prenderlo, perché comunque un giocatore che si avvicina più possibile a quel che era Doumbia serve anche a stroppa. Quindi di conseguenza per tutti questi motivi, stiamo parlando di Somma, ma stiamo parlando anche di Doumbia, da noi per me viene a fare proprio esatto. quel ruolo lì, quel ruolo che faceva Doumbia, ossia la mezzala a sinistra, perché appunto, ribadisco l'ultima volta, per caratteristiche mi sembra proprio il più simile che siamo andati a prendere, ecco. Quindi detto questo, su Som non aggiungerei altro, andiamo velocemente a Redawan Alal, spero, ripeto, di averlo pronunciato bene, Sì. anche lui però difensore, come Moreno, difensore centrale marocchino, ha disputato anche il mondiale col Marocco, classe 2003, quindi 23 anni, 1,89 di altezza, piede destro, scorsa stagione al Mechelen in Belgio, ha totalizzato 34 presenze, un gol e 2 assist, è in 2939 minuti, buoni numeri per essere un difensore, e arriva a titolo definitivo dal Mechelen per 5 milioni più bonus, quindi è una cifra comunque importante, però una cifra buona, insomma, anche per le caratteristiche che adesso andiamo a vedere, è, come dire, molto interessante come acquisto, molto, qualcuno direbbe esotico, però è così che si fa calciomercato, no? Devi andare a pescare
dall'estero, però a me sembra un acquisto molto molto azzeccato proprio per la possibilità di andarlo a inserire in un certo reparto, cioè in un certo ruolo della difesa. Allora, oltre a garantire comunque una dose importante di duelli vinti in partita, come si vede dai dati FOTMOB, dove andiamo sempre a reperire i nostri dati per capire un po' che tipo di giocatori, quelli che non conosciamo, a differenza magari di un SOM che abbiamo magari intravisto così in qualche partita in Serie A, invece qua proprio non abbiamo mai visto. Ci sono molto utili questi dati. 2 assist da difensore, tra l'altro tra i migliori del campionato belga, perché a quello si riferisce la barra verde, che è molto positiva, nel senso che ci sono barra arancione, rossa e verde. Quella più verde è praticamente, più è migliore il dato, più è migliore diciamo, il giocatore in quel dato ruolo, in quel dato campionato, ovviamente in quella determinata statistica. Spero sia capito, però c'è un casino da spiegare, ma è più semplice di quanto l'ho spiegato io. Il dato sicuramente interessante è quello dei passaggi riusciti, che è molto alto, sia in quantità tra l'altro che in qualità, e anche il dato dei passaggi lunghi, tutti indizi che adesso ci porteranno a capire Il ruolo. esatto. Il dato dei passaggi lunghi è molto positivo, è una giocata sicuramente che comporta più rischi, ovviamente rispetto a un passaggio normale, corto, e anche qui il dato comunque è molto positivo, molto confortante. Di conseguenza, anche vedendo un po' come sono andato a pescare qualche, qualche partita a caso, no? Era Mechelen, Bruges, così, la prima che ho visto, dove ha giocato, dove lo schierava, e lo schierava in un centrale in una difesa 3. E di conseguenza anche qui ho pensato, sarà il nostro centrale nella difesa? E un po' secondo me questo è il suo destino da noi. Appunto per questo stiamo parlando di collocazione tattica e tutto. Andiamo a vedere effettivamente i tre nuovi acquisti, ma anche un po' tutti gli altri. Andiamo a capire la composizione a questo punto della rosa e arrivando a capire titolari e anche riserve nel ruolo. E partiamo ovviamente dalla formazione, se si giocasse domani l'ho definita, nel senso non è quella magari migliore così, non è quella che vedremo per tutto il corso del campionato, ma quella che, non so, secondo noi Stroppa metterebbe per conoscenze dello schema, conoscenze delle prerogative tattiche, metterebbe domani perché appunto ci fosse un impegno ufficiale, ecco. Sì, come vedete nella grafica c'è Stankovic in porta, lui rimane lì. In difesa invece per ora mettiamo a destra Shintian, al centro Bella Kotchap, a sinistra Franic, Perché come anche la difesa che è precetti. stata schierata praticamente in queste prime due amichevoli, Esatto, quindi non mi sposterei da quel che ha provato. esatto, come anche il centrocampo. E noi a destra Keke Perez mezzala destra, Sì. Busio mediano, Basic mezzala sinistra e Aps Qua esterno sinistro, ma non esatto, punto parliamo. di domanda perché comunque finora non Eh, l'abbiamo praticamente più rivisto, non è che non l'abbiamo mai visto, però non l'abbiamo più rivisto in queste amichevoli. Vedremo se giocherà almeno quella contro il Brest e l'impegno ufficiale, vediamo se magari ha qualche problemini fisico, qualche acciacco, non lo vogliono rischiare. E anche la mezzala sinistra, ho dei dubbi, però secondo me, diciamo, Basic lo vedo più come una riserva di Che Perez, stando un po' più schematici, no? Essendo lui un sinistro, così però mm. magari ci sta, nel senso può farlo assolutamente la mezzala sinistra, però ecco, qui rimangono dei dubbi, però secondo noi questo potrebbe Ad essere il oggi. centrocampo titolare se si giocasse domani. Esatto, in attacco invece Yeboah, seconda punta e Adams prima punta. E qua E fin non qua, cioè, sì. esatto, qui vi spoilerò già, insomma, l'attacco per me è questo. Cioè, Sì. nel senso che sia se si giocasse domani, se si giocasse che nel corso del campionato, cioè a gennaio, per me questo dovrebbe essere l'attacco, a meno di cataclismi o situazioni di infortunio o cose. Però idealmente, per me i due attaccanti Titolari, ideali, l'attacco ideale sarebbe sì. proprio quello formato da Yeboah seconda punta e Adams prima punta. Andiamo ora a vedere invece, la formazione titolare con anche l'aggiunta delle riserve. Sì, esatto, ruolo per ruolo, Sì. praticamente tutti quelli che ci sono, praticamente non è inserito solo Boinen forse, perché sono anche tanti giocatori, quindi non è facile stilare. Sì, probabilmente qua anche qualcun altro non c'è. Esatto, molti di questi probabilmente, cioè molti, alcuni di questi magari partiranno, penso magari a Panada, forse Venturi, immagino, anche in porta c'è comunque un dubbio perché dovrebbe arrivare un secondo portiere. Vediamo se sulle fasce arriverà ancora qualcosina, però comunque questi sono i giocatori attualmente presenti in rosa e andiamo a capire nel ruolo
quante alternative abbiamo e da qui cioè, cerchiamo di capire qual è la formazione titolare alla lunga, sostanzialmente, Mh. quale formazione sceglierà alla lunga per caratteristiche ideali, diciamo, nel 3-5-2 di Stropp. Partiamo ovviamente dalla porta. C'è Stankovic, Pozzi come secondo portiere e Grandi come terzo. Poi non so se Grandi a sto punto viene ritenuto come secondo, Boh, Pozzi però comunque comunque siamo là più o si sta meno. parlando da tanto comunque dell'arrivo di un potenziale secondo portiere per dare un ricambio, diciamo, affidabile eventualmente a Stankovic, quindi qua potrebbero esserci dei piccoli sconvolgimenti, magari Pozzi finisce in prestito da qualche parte perché sennò a questo punto saremo in 4, però stiamo a vedere, quindi per la porta c'è anche poco da parlare per me. Sì, vabbè, Questi Stankovic sarebbero. rimane in porta, quindi titolare lui. Passiamo alla Esatto. difesa. E in questo momento il braccetto destro è Shintienne, Ma ma esatto, cioè nel senso eh, Moreno può farlo e idealmente per me il braccetto destro migliore che potremmo avere è Bella Coccia. Abbiamo fatto l'analisi, no? Quella volta per me, per caratteristiche, lui sarebbe un braccetto pazzesco. In questo momento per me, cioè può fare il centrale, lo sta provando centrale, ma non cioè, dà il massimo come centrale, cioè per fa sfruttarlo bene per me, per però sfruttarlo al massimo, per le esatto, sue caratteristiche, esatto. potrebbe fare molto meglio il braccetto destro. Esatto, lo sfrutti per me nella maniera migliore possibile. Tra l'altro lui è anche bravo, col piede debole, quindi cioè saprebbe fare anche il braccetto sinistro, potresti adattarlo anche lì e magari lo proverà. Quindi sicuramente da attenzionare questo tipo di situazione. Mi auguro che prima o poi, possa, come dire, essere schierato lì, da braccetto destro, idealmente ovviamente. Anche perché come centrali abbiamo messo, okay, adesso Bella Kotchap, ma c'è Hal Hal che abbiamo detto e Eh. Venturi. Esatto, Venturi magari probabilmente credo verrà ceduto, credo, anche perché se n'è parlato, no, mi pare fosse interessato il Padova, se non mi ricordo Mh-mh. male. Comunque Alala, appunto, che vi accennavo prima, no, quando l'abbiamo analizzato un po' velocemente, per caratteristiche comunque mi sembra uno che è capace di costruire dal basso, capace di darti qualità, capace di darti soluzioni, sia in fase di costruzione ma anche di sviluppo, appunto partendo da quella posizione lì, perché proprio ce l'ha nelle sue caratteristiche, quindi lo vediamo come centrale, poi forte comunque difensivamente, assolutamente nei duelli e tutto, e quindi come centrale idealmente, insomma, abbiamo questi qui. Diciamo Bella Coce per il momento, però anche Alal non scherza, soprattutto per qualità palla al piede, capacità di fare certe cose molto utili in fase di costruzione e sviluppo. Nei braccetti sinistri abbiamo visto giocare adesso Vranic, però è arrivato Moreno che potrebbe fare il braccetto sinistro, Eh come sì, abbiamo detto prima. sì, ma più che altro perché comunque ho visto al Levante l'ha fatto, cioè pur essendo un destro comunque si trova a suo agio, anche andare sul destro e se la giostra bene, cioè l'ho visto proprio cavarsela, anche essere molto poco timido, Mh. andare in progressione così, quindi cioè, credo Antonelli abbia proprio, Antonelli o chi per lui, insomma, si è parlato, no, di scouting così, abbia visto queste caratteristiche e ha detto per me è uno databile, ok, anche da braccetto destro lo sa fare assolutamente, quindi è una soluzione in più, ma anche come braccetto sinistro te lo sa fare bene, anche con coraggio, dico, anche con, come dire, non essendo solo conservativo, ma anzi comunque ti porta anche delle cose in fase di possesso. Quindi Sì. sicuramente questo. E poi E c'è Sverko. sì, Cioè, Sverko che in questo momento è infortunato, quindi lo mettiamo come, ultima riserva, eh sì, però esatto. Purtroppo per le condizioni, non perché è l'ultimo della lista, non ci piace, anzi, però comunque questa è la condizione e quindi andiamo così. Questo per quanto riguarda la difesa, quindi. Andiamo al centrocampo, ce n'è parecchio da parlare anche qua. Partiamo magari dall'esterno destro. sì, c'è Eno, titolare, okay. Correia, che anche lui, abbiamo visto forse infortunarsi, non si sa, avere un problema Però è stato fisico. convocato, quindi in teoria Vabbè, non non è si così hanno grave, dai. notizie, se qualcuno sa qualcosa ce lo scrive qua sotto. Esatto. E Sagrado a destra lo mettiamo noi, perché sì. Però anche lui, come sappiamo bene, insomma, è stato provato tanto da esterno sinistro, quindi Eh, anche qui molto, come dire, ruoli ambivalenti, nel senso anche Correia è stato provato a eh sinistra, sì. quindi sappiamo Stropa come ragiona sul ruolo, ma non solo sugli esterni, comunque
è facile che ci siano degli interscambi così, idealmente li mettiamo così, anche per una questione magari di ordine Esatto, semplicemente, anche perché per capirci un poi po' di più, se no li sì. mettiamo tutti a No, sinistra, non si appunto, capisce perché a niente. sinistra ci sono già altri. Esatto, Quindi mezzala destra invece c'è Quique Perez e D'Agasso, e sì, D'Agasso esatto, può farlo. ha giocato anche come mediano in queste amichevoli, Sì, però sì, sì, da play, esatto. Boh, cioè nel senso, puoi mettere anche Basic lì idealmente, sì, no? Quindi, essendo un sinistro, così come Quique Perez e D'Agasso, può starci assolutamente per il sì, discorso degli interscambi che infatti il dicevo. centrocampo è tutto un po' un mix, puoi Esatto, sì. Puoi cambiare illustrartela come ruolo, vuoi, sì. esatto. Quindi comunque li abbiamo messi là giusto per metterli un attimo in ordine. Al centro mettiamo Busio, Sì, Basic e Panada. sì, Basic lo mettiamo anche perché comunque è stato provato lì, Sì, così come esatto. Panada, che magari però è uno che potrebbe invece partire per giocare un po' di più in prestito, credo, non so. Mezzala sinistra metto, come ho detto prima, no, nella formazione Basic in questo momento, però attenzione a Somma che è arrivato e per caratteristiche secondo me, essendo anche tra l'altro un destro lui, si avvicina anche per caratteristiche proprio fisiche abbinate alla sua, progressione, a quello che ti può dare proprio per caratteristiche, a quello che potrebbe essere la mezzala sinistra ideale, in un Mh, sistema stroppiano, ecco. Quindi sì, e poi c'è Helgas. E c'è esatto. Helgasson che comunque è stato provato lì nel match contro il Saint-Étienne, anche lui mi pare sì, è un destro e quindi è un'alternativa a Sì. centrocampo come mezzala che ti dà, un po' cose diverse, sicuramente non la progressione che per me che ti dà Somma, però ce l'abbiamo, ecco. Sì, Basic può anche fare la mezzala destra, come abbiamo detto Eh prima, sì, 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 assolutamente. quindi può fare un po' tutti i ruoli. Passando all'esterno sinistro Mh, abbiamo messo Aps, che abbiamo detto prima, non si da sa capire, esatto. Poi Fargi, che ha fatto anche molto Lisman, bene, eh. sì, ha anche segnato, quindi Sì, sì, ottimo. sì. Lisman e Berardi comunque. Qua siamo in realtà molto affollati, però nel senso, sia Fargi che Lisman, sono destri, quindi, vabbè che è una soluzione che Sì, piace parecchio Stropa, quindi vabbè, a lui andrà benissimo, anzi Fargi ha fatto anche molto bene. è vero. Tra l'altro qui schiera spesso anche Sagrado, ed è facile che se l'acciacco di Aps, acciacco fisico presunto, non lo so, la butto lì, Sì, comunque non fosse presente, non fosse disponibile per la prima giornata, non fosse al meglio, facile che non vedersi nessuno di questi, ma vedersi proprio Sagrado titolare a esatto. sinistra, perché comunque è una soluzione che ha provato anche la scorsa stagione. Sì, Facile che la rivedremo anche quest'anno comunque. sì. Anche Fargi comunque adesso mi sembra un po' più inserito, Mh, comunque è arrivato gennaio, sappiamo quanto è difficile inserirsi nei meccanismi di Stroppa e mi sembra che però comunque sì. il ragazzo le qualità ne abbia, no? Quindi questo su Fargi e su Sagrado. Poi arriviamo all'Isma, che comunque l'ho visto abbastanza pimpante nell'amichevole contro il Saint-Étienne, così abbastanza poco, come ho detto nell'analisi, un po' grezzo così, però comunque ci intravedi qualcosina, no? Anche lui quindi si va a inserire a sinistra, così come Berardi, che però non abbiamo ancora mai visto. C'è il rischio, secondo me, che Sì, parte in in prestito. prestito, sì, sì, probabile. Però lui comunque era un sinistro, poteva darti un'alternativa, diciamo un po' più classica, diciamo da 3-5-2 classico, con un esterno a sinistra, di piede sinistro, però stiamo a vedere, magari arriverà anche qualcos'altro dal mercato, non è detto, non escludiamolo, ecco. E arriviamo all'attacco, a questo Esatto, la punto. parte più interessante. La partiamo la punta Non lo so, anche dalla seconda punta dalla secondo seconda me. punta. Qua, titolare mettiamo Yeboah perché l'abbiamo visto. Cioè, Così vabbè, diciamo noi, cioè nel sì. senso, anche No, Strop. anche vedendo Rachmani come è entrato, cioè come ha giocato nelle ultime amichevoli, non è ancora in formissima secondo me, Mh. mentre Yeboah abbiamo proprio visto la differenza. Ma proprio per caratteristiche, cioè Sì, ti danno, cioè cose diverse, cose diverse. Per me, idealmente io ci vedo una seconda punta un po' più mobile, che ti crea quello mh, sconvolgimento nelle difese avversarie e quindi vedo Yeboah titolare come seconda punta. Non dico che Rakbali non possa fare la seconda punta, assolutamente no, però ti dà cose diverse. sì, Quindi comunque lo vediamo lì in questo momento. Però più che altro io Rachmani lo vedo anche, come okay, può fare anche la seconda punta, ma
io continuo a vederlo come prima punta, come soluzione ideale, Sì, ecco. Però a questo punto, arriviamo al discorso prima punta. La prima punta adesso sarà Adams, cioè non credo ci siano grossi dubbi, sì. grosse opinioni contrastanti. Eh Quindi sì, è bella intasata come prima punta, cioè ce ne sono veramente tanti. tra l'altro c'è anche l'Auerbach adesso che Eh, mi ricordo ieri, Stroppa l'ha provato come, seconda punta, sì, quindi cioè poi un l'ha tentativo, io provato. non so quanto sia possibile vederlo come seconda punta, perché ho una visione tutta mia, della seconda punta di un giocatore tipo Yeboah. Sì, ma Comunque anche Stroppa metteva Kike Perez come seconda punta. esatto, esatto, la vedo come lui, Sì, ecco, esatto. Ha più senso un Quique Pérez seconda punta per me rispetto a un Lauberbach che è palesemente eh per me sì. la prima punta, dalle lunghe leve, tanti centimetri e quindi L'ha provato lì, ha l'ha provato lì provato, l'ha l'Auerbach anche provato. perché cioè, ci sono tante prime punte in questo momento e forse è un po' in difficoltà anche lui No, a comunque decidere. c'è tanta Sì, scelta, è anche un bene, per carità di Dio. E tra l'altro c'è comunque una Durante che avrà un infortunio, sì, comunque sì, importante, però tornerà prima o poi e lì sarà da valutare, però quindi è vabbè, comunque una prima punta, sì. Per quindi ora non abbiamo bisogno di Adorante, eh perché no, dei giocatori che ci certamente, sono, cioè, tra purtroppo. tutte le alternative che abbiamo assolutamente no. E tra l'altro c'è anche Okoro. Okoro che per me è lavorabile anche invece come seconda punta, Sì, può farlo sicuramente, ripeto, con caratteristiche diverse da Yeboah, però ecco, è comunque un po' più di mobile, Lauberbach, o sì. comunque come una prima punta, ripeto, un po' più mobile, Sì, però secondo me puoi adattarlo anche a fare la seconda. A questo punto, cioè abbiamo visto tutte le alternative che abbiamo nel ruolo, che anche nello stesso ruolo magari ti danno cose diverse per caratteristiche ed è utilissimo perché ovviamente partite diverse richiedono caratteristiche eh, diverse, quindi ben per Stropa sostanzialmente, esatto. dovrà ringraziare Antonelli. A questo punto andiamo a vedere un po' quella che secondo noi per le caratteristiche dei giocatori potrebbe essere la formazione ideale alla lunga. Non vi dico alla seconda giornata, terza giornata, ma alla lunga, secondo noi, per caratteristiche, però secondo noi, assolutamente, può essere la formazione titolare magari alla 15ª, 16ª giornata, no? Ok, leggiamola tutta quanta e poi ne Sì. parliamo. In porta Stankovic, difesa Bella Kotchap, Hal Hal, Moreno, Mm-mm. centrocampo Enoch, Perez, Busio, Som, Aps e in attacco Yeboah e Adams. Ecco, quello che un po', ho spiegato quando con tutta la rosa, no, con tutti i giocatori diversi per ogni ruolo, per me, facendo come dire, una scrematura si arriverebbe a questa formazione ideale, quindi ovviamente Stankovic in porta, Sì, Bella Koča friamente, eh quindi sì, braccetto destro nella nostra visione, per me è l'ideale. Invece Alal lo riporti al centro, cioè lo lasci al centro perché secondo me è lì che si trova meglio, analizzandolo un po'. E appunto sì, Moreno, insomma, abbiamo visto, può giocare a sinistra, idealmente per me magari può garantirti anche più cose di un Franic, sì, stiamo a vedere però qua. Però idealmente diciamo la difesa praticamente andresti totalmente a sconvolgerla. Mi dispiace un po' per Scintiero perché in questa visione qua diventerebbe una riserva, però comunque è importante perché comunque è un giocatore, ci servono, cioè non è che possiamo avere una rosa titolare devastante e non avere le riserve perché sennò dopo esatto. quando devono uscire per qualsiasi motivo, che sia stanchezza, infortuni titolari, non puoi avere un downgrade devastante. Quindi No, bene che ci siano giocatori importanti di livello anche in panchina. A centrocampo non andiamo a sconvolgere sostanzialmente. la parte destra rimane uguale, Sì, principalmente. L'aggiunta è Som come mezzala sinistra. esatto, perché andresti praticamente a rimpiazzare quello che era Doumbia. Andiamo un po' a Esatto, ricalcare quella che era la formazione per caratteristiche, sempre parlo dell'anno scorso, quel 3-5-2 che ci ha portato così bene. Quindi sì, io vado a dire questa, nel senso, poi qualcuno può vedere magari Basic al posto di Som, ci sta, ok, però diciamo che ti danno cose diverse per me. Idealmente, nostra opinione, questa sì, sarebbe la formazione, cioè il centrocampo che vedremo ideale alla lunga. E in attacco, appunto, come vi avevo spoilerato, cioè, rimarrà quello nella sì. nostra visione. Non vedo grandi sconvolgimenti, non vedo
in questo momento un Rachmani che ruba il posto a Yeboah, se mi smentirà vorrà dire che avrà fatto, come Sì. dire, talmente bene che va bene così, nel senso avrà senso farlo, però in questo momento non... No, noi sappiamo che Yeboah durante la stagione ha dei momenti in cui non è proprio al massimo, cioè ha dei momenti in cui Che ci sta, però, ci esatto, sta. non è proprio al top della forma e in quel momento Ecco. probabilmente Rachmani gli prenderà il posto. Poi tra l'altro, cioè Rachmani sarà utile perché comunque può essere sia le riserve di Adams, Infatti, sia la riserva di è un Yeboah. jolly. Esatto, quindi sempre questo nella nostra visione. Poi magari se Stroppa vede no, Yeboah preferisco tenermelo perché è un discorso che qualcuno può fare. È una risorsa partita in corso Yeboah che può Eh, essere micidiale per le difese avversarie. Non posso non darvi ragione a chi lo dirà, nel senso è vero, perché comunque un giocatore così, magari difese un po' più stanche, attorno al sì, 60esimo, 70esimo ti entra Yeboah, sì, cioè sconvolge un po'. assolutamente, però cioè, dal mio punto di vista, come dire, privartene per quei 60-70 minuti, cioè, io non riesco a dirti che ha senso, capito? Io lo vedo come titolare, c'è poco da fare. Però comprendo chi può dire a partita in corso invece può essere micidiale, Sì, assolutamente sì. Rachmani comunque deve adattarsi al campionato, è appena arrivato ovviamente, ci metterà un po' di mesi Esatto. anche per adattarsi alla nostra cultura e tutto quanto, quindi dobbiamo vedere anche lui perché non è nella sua forma migliore probabilmente. Sì, no, poi o anche qualsiasi acciacco di uno dei due tra Yeboah e Adams, sai di avere una punta barra seconda punta di tutto rispetto, tutta sicuramente da valutare, però comunque che hai pagato bene, che insomma ci abbiamo intravisto qualcosa di assolutamente positivo e quindi stiamo a vedere. Questo un po' era il discorso sulla formazione titolare, sui 3 nuovi acquisti, come li abbiamo inseriti nella formazione titolare nostra, del tutto personale, ovviamente, però seguendo le caratteristiche dei singoli. Abbiamo fatto anche un discorso un po' sulla rosa generale, no? Con tutti, anche con tutte le riserve, anche, no? Quindi questo è il discorso. Fateci sapere voi invece cosa ne pensate, se anche dissentite da quel che diciamo noi, se volete fare la vostra formazione titolare ideale, scrivetela pure qua sotto. E in chiusura vi invitiamo ovviamente a Esatto. lasciare like, iscrivervi, ad abbonarvi adesso che comunque si avvicina il campionato, torneranno anche le pagelle e quindi assolutamente merita, poi entrate nel gruppo, abbonati, Soprattutto. commentare insieme le partite, sì, sempre bellissimo. E sempre Forza Venezia. Sempre Forza Unione.